Come si chiama? Ma che cazzo ne so io, come si chiama? Io so Cioè, come sparare sulla Croce Rossa. Ma soprattutto ci sono le casbe sotterranee, cioè nel senso ci sono una serie di cunicoli. Ci deve essere una pecora da qualche parte. Ci fermiamo qua e torniamo lunedì. No, inshallah. Chuck, dopo la 27esima volta che ci proviamo, oggi Facciamo una cosa abbastanza emozionante, ragazzi. Riscendiamo la Valle del Dra, che è questo fiume, ok. non so se è secco o se è Come tutti gli altri, forse uno abbiamo visto con acqua. Bene, comunque è il corso d'acqua più importante di tutto il Marocco. Siamo Nilo, nella... no? Non è proprio la stessa cosa, anche perché quello là è veramente importante. Questo se è secco è secco. Allora, Scendiamo da Zagora verso sud in questa valle. aspetta. Scendiamo al sole, precisa. Sì, Ok? è per questo che stiamo partendo presto. Andiamo da Zagora verso sud, vedremo diversi paesi, vediamo dove fermarci in base a come ci sentiamo. Fisicamente, no, è Ok. vero, cioè nel senso andare non perché siamo anziani, giovani o super young. Il problema più grosso qua è il sole e il caldo, nel senso che inizia a picchiare. Ieri abbiamo raggiunto 45 gradi, di notte ne abbiamo fatti 15, ci sono escursioni termiche mostruose, infatti c'è un raffreddore della Madonna. Ma vai, dai. È vero. Quindi, Comunque il problema grosso è il sole, non esiste ombra, non si trova, quindi anche parcheggio, insomma bisogna vedere un attimino in quel momento lì le condizioni, insomma. esatto, quindi Fisiche e tenteremo comunque di fermarci almeno in uno di questi paesi che si chiama... Orzo Bolzà. Come si chiama? Ma che cazzo ne so io, come si chiama? Io sono cioè, un come pesce- sparare sulla Croce Rossa, non io li sono sa un pesce- uno. Io sono un pesce rosso che va in giro. Dopo che hai fatto un giro non si ricorda più un cazzo, A dai. Mauri dagli da guidare, guida. Sono uno chauffeur. Se ti faccio girare in tondo neanche ti Va bene. accorgi. No, infatti. Ci spostiamo verso un paesino. Allora ragazzi, ci Lei sa il spostiamo. nome? Adesso li dico tutti io. Allora, partiamo da Zagora, Esatto. andiamo verso sud in questa strada che a un certo punto finisce, Brava. si immette nel deserto, nelle Corretto. dune, passando per vari paesini. Benissimo. Il paesino che tentiamo di andare a visitare, se chiama? troviamo un parcheggio, si chiama Tamegroute. Bravissimo, l'hai detto perfettamente. La strada percorre tutta la Valle del Dra, che è il fiume più importante del Marocco. Non so se Fiume c'è acqua o no. Pieno d'acqua, cascate, palme. No? Ok. Almeno non lo so. E dovrebbe essere anche spettacolare la visuale, Sì. ma la cosa importante è che questo paesino Questo paesino, ha delle cose. esatto, che ho scoperto io, Vai. c'è una biblioteca coranica, sperando che sia aperta, ma soprattutto ci sono le casbe sotterranee, cioè nel senso ci sono una serie di cunicoli dove la gente ci vive ancora oggi. Bisognerebbe riuscire a trovare dove è l'ingresso, perché il problema è questo. Questa sarà la nostra missione di oggi. Perché cioè, è vita, nel senso che è vissuta in quelle zone lì e ci sono delle guide che ti portano in giro, ma abbiamo letto che non servono perché è come girare, diciamo, in una via di una città, ecco, Ok. niente di più. Tentiamo. Vamos. Vamos. Dunque, il primo posto dove ci fermiamo è la piazza del mercato. Perché abbiamo sbagliato? Va bene, ma intanto dobbiamo fare la spesa. Vendono le porte al mercato. Madonna, guarda che quantità di roba falsa.
durate poco, beh. Poverine. Siamo al mercato di Tamegrote, che è veramente originale, c'è anche la parte delle bestie, come sentite in sottofondo, dureranno poco queste. Poverine. Abbiamo preso un po' di frutta e verdura dai local e prezzi veramente buoni. A parte il microfono sotto della pubblicità, qui ci sono un casino di asini col suo carretto, i coltivatori qui attorno, che sinceramente non so come facciano senza acqua, coltivano la verdura, vengono qua la mattina a questo mercato e vendono la loro merce. Questo è il parcheggio, chi viene in macchina e chi viene col carretto. Siamo tornati in camper, abbiamo appunto ritirato tutte le verdure comprate, come vedete io sono sempre a dieta, va bene, anche perché con questo caldo sinceramente non è che c'è voglia di mangiare chissà che cosa. Adesso vediamo se riusciamo ad arrivare al parcheggio vicino alla biblioteca e poi cercheremo di entrare in biblioteca. E si sta un bel freschino qua. Siamo entrati nei curicoli della casa sotterranea. Adesso qua c'è una sorta di labirinto quadrato, quindi abbastanza semplice, dove qua vivono ancora loro. Questi sono i corridoi con le loro porte. Qui sono le porte Vediamo se d'ingresso. si vede, perché è un po' buio. Sì, però fa un fresco ragazzi. Saranno 20-30 gradi in meno. Buongiorno. Sicuramente era l'unico modo per mantenersi al fresco, quindi Sì. le hanno costruite così, lo posso capire e lo apprezzo molto. Ma veramente qua ci saranno 25 gradi adesso, forse anche meno, con ventilati. Meno male. Questi posti si possono visitare con una guida, ma siccome poi questi sono come una via di una città, tu li puoi visitare normalmente da soli. Certo, sì, nella guida te la coloriscono un po', ti dicono il soffitto fatto in paglia che vedete qui sopra, fai vedere. Metodi di costruzione con argilla e paglia, che abbiamo già visto praticamente quasi tutto il Marocco, che sono degli ottimi isolanti, che stiano oltretutto ritornando in voga adesso con le case ecologiche. Però se vuoi regalare dei soldi a qualcuno lo fai, se no te ne vieni da solo e passeggi. Ecco qua, qui vedi come erano all'interno, i pali, diciamo gli strati di palme, terra e sopra dei tappeti in, non so, sono una specie di juta, una cosa così. Che oltretutto, nella casa dove abitano i miei genitori, i soffitti sono fatti così. Non c'è del fango, ma c'è questi travetti sotto e della sabbia. E poi sopra c'era un pavimento in legno, perché era il modo più leggero per costruire. Ci deve essere una pecora da qualche parte. E rubare il libro antico. Adesso l'ha chiuso oggi e domani chiude. Ah, Alla quindi prima giorno della settimana, sì. hai capito, da lunedì a venerdì praticamente aperta. Il sabato e la domenica no. Ho Dobbiamo capito. passare qui, c'è una casba, c'è la tomba e di qui in questa strada c'è la fabbrica di ceramica della famiglia. Sì. Il primo, Buongiorno. il 4, Sì? c'è il re, è stato qui Dove? per rinnovare rinnovare. gli spazi della biblioteca e cambiare la porta dei... Vabbè, allora facciamo una passeggiata e basta, se è chiuso. Ok. Allora, come ti chiami? Abdu. Abdu, Maurizio. Piacere. Piacere. Lui parla italiano? Sono un artista di ceramica di 7 ciclo, di padre a figlio. Ah, però. Sì. E ci stava spiegando che è chiuso, giusto? La biblioteca perché hanno dal lunedì al venerdì è aperto, sabato e domenica è chiuso perché quanto? Un anno fa? No, un anno, 2 anni. Un anno e 2 anni hanno rubato dei manoscritti molto importanti. Allora per sicurezza chiusono. Sì, Mi stavi dicendo che invece ci sono manoscritti sì, antico. antichi. C'è le 4000 di matematica, l'astronomia, medicina, la storia degli animali, la storia del pellegrinaggio, c'è il libro della direttiva islamica, Ah, della strilla fogare sì? di spazio, e c'è l'esplicazione del Corano e il dizionario arabe, turchi e berber arabo. Bello. Bello. C'è l'altro libro che ha parlato di matematica di Pitagores. La matematica di Sì, Pitagora. dentro, sì. Complimenti. E la fondatore ha fatto 7 volte il pellegrinaggio, viene qua per dare alla gente del villaggio a conoscere il cambio della vita dell'uomo. Certo, certo. Per apprendere il Corano, l'esplicazione del Corano, il fonetico, e apprendere la storia a una scuola coranica.
7 anni studiare, dopo viaggi alla città di Fez, dove c'è una grande università dell'educazione islamica al dentro. Perfetto, bellissimo, grazie. Hai dato delle informazioni per noi importantissime. Sì. Quindi non è possibile visitarla fino... Oggi no. Ci fermiamo qua e torniamo lunedì. No, inshallah. Andiamo qui per vedere la ceramica del... Se non ti disturbo che devi lavorare. Perché me viene del mercato. Ah, questo è il tuo laboratorio? Sì. Ed è qui l'ha dato la formazione alla gente che piace apprendere come facciamo la ceramica. Ah, fai tu? Sì. Il maestro? Sì. Oggi c'è una persona di Francia Ah. che fa una settimana. Ah, una settimana di insegnamento. Sì. Siamo stati a Safi a vedere l'argilla e a fare come tutto si fa il processo. Ed è qua a 8 km circa del Valle del Dra, 3 metri sotto, mischiato con acqua, una notte, domani mattina diventa così. Sì. E in cada giorno posso fare 180 articoli nel giorno. Ma si è messo dentro nel buchetto. Io non voglio disturbarti, però. A me mi piace molto spiegare la cultura Sì? alla Professore? gente, della vita. Oh sì, anche. Com'è vivere qua? Vivere in questo paese, Sì. è bello? Bien, tranquilla, non c'hanno... Sì? E il problema del virus, del Covid? No. No. Non c'hanno tanto. Non c'è Perché qua c'hanno tanto caldo. Ah, ok. Già, è vero. Quindi avete vissuto normalmente? Pochi turisti, niente? Perché sì. Guarda che bravo che è. Ah, sono chiaro, sono decorate a mano poi. Quindi ci fai i disegnini anche dentro, volendo. Vedi come fa. Ma che forte. Che molle. E per appiccicarli, per unirli? Sì. Dopo sto 24 ore alla sombra e dopo una settimana nel sole, cerca dell'orno, pintare con questo colore. Manganesio, silisio, e c'è una rame a 1000 gradi, domani mattina diventa verde colore. Dammi. Tu lì dentro non puoi No. entrare. Ah, bravo, ride, però mi piglia per il culo anche lui. Questi sono Per la candela. per le candele, per l'olio. Sì. E qua possiamo fare decorazione all'interno della casa, dei ristoranti. Tu queste le vendi per la gente o per i Sì. turisti? Di qua e la turisti. Per i turisti? E tanto giorno posso vendere con l'internet. Perché c'è una pagina di Facebook, Ah. c'è l'altra di Google Business. Poi ve lo metterò bene. Comunque, se volete comprare i suoi manufatti originali, come vedete, dal suo laboratorio, dopo ve lo metto sopra qui sotto, scritto anche nei commenti. Questo è il suo bigliettino da visita. Potete ordinare online. Ah, fai vedere? Wow! Queste sono le tipiche ceramiche Sì. verdi, Di Tamil. capito? Qua c'è tutto di palma, di datteri, e la palma di Sahara. L'ha dato tutto così, ceramica al mezzo, e chiuso. E chiudi Sì. con la pietra? Facciamo 5 ore di temperatura a 1000 gradi, il colore azzurro diventa mattina verde colore. Però questi sono comuni di tutti. Sì, di tutte le Cioè tu porti quando sai che Sì. oggi alle 2 Sì. porti la Se tua. piace a vedere al dentro dell'olio, posso vedere al dentro. I buchi sotto dove sia il calore, dentro mettono una roba. Quando vedi piace la gilla. Tu compri l'argilla? Ah, limone, zucchero E acqua. e acqua? Sì. E non devi... No, mischiato tutto insieme. E dopo lo vediamo qui. Questa è la pianta dell'enne. Ma dai! Sì. C'è la donna che facciamo il devo con la mano. Sì, sì, sì. Sì, nero, Sì? no buono. Mischiato con la gasolina di macchina. Ah sì? Sì. Ah, deve essere marrone. Sì, marron e basta. Avete capito? L'enne non è nero, è marrone.
Quindi quello che porti tu qua lo puoi vendere? Sì. Ok, quindi Sì. tutti i produttori Sì. vengono qua con i loro prodotti, dicono io voglio 10, voi lo vendete a 15. Sì. Ok, quindi l'Enne viene marrone così. Se invece vogliono colorarli, mettono altri pigmenti. Natural, no? Naturale. Decorazioni minuziose. Bello. Sì. Bello, bello, bello. Ecco, questa è la loro cooperativa dove tutti i fornitori vengono qua e portano ognuno la sua merce. Ragazzi, che fortuna, abbiamo trovato un artista che ha insegno oltretutto, ci ha fatto fare un giro che fanno turistici senza pagare. Se veramente volete qualcosa, se venite qua contattatelo, perché è veramente una persona splendida. Poi anche fuori non abbiamo ripreso, ci ha spiegato un po' di cose, è veramente una bella persona. Oltre al fatto che parla italiano. quindi- Esatto, che è importante. Bel posto. Ecco, sono rimasto piacevolmente colpito. Me lo aspettavo molto turistico, è una cosa che puoi fare da solo, una visita e magari fai questi incontri. La biblioteca era quella lì. Purtroppo è chiusa. Non so se notate l'erba di San Siro come bella merda da queste parti. Cacchio, giocare qua non è facile. Questo è un campo di beach volley, non di Esatto. calcio. Non so se notate alle mie spalle questo splendido mezzo nascosto fra le palme, come si mimetizza il marrone. La visita l'abbiamo finita. Adesso noi proseguiamo in questa strada senza uscita per andare da qualche parte. Per andare all'ultimo paese di questa strada. Esatto, andiamo. E io non lo so neanche io il nome oggi. Con le due palme a V mi sembra quel film di Bud Spencer e Terence Hill in cui c'era la mappa del tesoro e c'erano le due palme a V. Non mi ricordo il titolo, se lo sapete scrivetemelo qui sotto che ho voglia di rivedermelo. Viaggiando abbiamo visto questo hotel abbandonato, pieno di sabbia dentro. Andiamo a vederlo. Facciamo Uber, come si chiamano? Urban. Quelli che vanno a vedere le cose. Dai. Uber sono i taxi, Mauro. Siccome viaggiamo lenti ci accorgiamo di tutto. Tombowotou 51 giorni. No, aspetta, questo è un cartello che ti manda da qualche parte. Hotel? No. Non si riesce a capire cosa c'era scritto. La Renault Diane completamente abbandonata e smontata. Mi hanno portato via tutti i pezzi. È rimasto un pezzo del blocco motore, basta. C'est Antica Hotel. Antico hotel? Che gli fa la guardia? Non c'è un cacchio. Pour vendre, vous voulez acheter. Ah. Se volete comprarlo, ragazzi, c'è un Italiano, castello sì, in vendita. Merci beaucoup. Quando? Quanto fanno? À peu près 13 années. 3 anni sta, sì? Oui. Patron mort, Patrone marocchino o? marocain. Beaucoup de sable. Oui. Poi in 3 anni tutto sta sambra. À cause il n'y a pas de travail. Che dipinto dell'hotel. Oh, la chambra? Le chambre. Pensate come è stato. Era anche carino. Il titolare è morto 3 anni fa. Ma infatti vedi che i soffitti sono ancora buoni. Guarda, gli sono cresciute le palme lì in mezzo. Ma il vento qua muove quintalate di sabbia, eh? Ça c'est la réception. Qui vuoi vedere come erano le case? Ah, puoi guardare? Vediamo. Perché vedo i segni. Hai? Gli scorpioni. Ah. Voglio vedere cosa c'è di qui. Ah, il bagno. La visita guidata anche del castello abbandonato, dell'hotel abbandonato. Vabbè, questo qua è il titolare morto. Ora devono raffreddarsi i freni e anche il telefono. I freni no, perché non li ho toccati. Beh, Il adesso. motore è a una buona temperatura.
c'è scritto su quella montagna? Secondo me c'è scritto scemo chi legge. Vabbè, se qualcuno sa l'arabo ce lo vuole dire, volentieri, perché poi Dio, terra, patria. No, questa non è la solita scritta No, Dio, patria, re, questo fatecelo sapere. Chi lo sa ce lo faccia sapere. E Allah c'è scritto, si vede. Ragazzi, ci voleva per levare il sale, facciamo una bella lavata e speriamo che non entri acqua. Acqua? E niente, adesso Marina mi sta già dicendo che entra acqua. Ma tappello! Marina è dentro che controlla dove entra l'acqua. Però ragazzi, devo levare il sale. Senti come suono nel cerchio. Come tappello? Osama. Lo so perché questi ragazzi lavorano e non vanno a scuola, però. Ah, oggi è sabato, è vero, ecco perché lavorano. Ah, dai. Almeno si tirano su qualche soldo. Scena faranno i nostri eroi a salire sulla montagna? Lo saprete nelle prossime avventure. Ta-da! Avremo scalato anche la montagna Tajin. Esatto, non si sa, la montagna che sembra un UFO al contrario. Ragazzi, mi fermo un attimo dal video, sono il Maurizio del futuro, voi adesso siete nel passato. Vabbè, ve la spiego prima o poi. Tiro fuori la vecchia cartina che avete già visto perché mi sono reso conto montando il video che non è esattamente chiaro dove siamo. Quindi prendo la cartina per cercare insomma di aiutarmi e aiutarvi a capire dove siamo. Fa caldo comunque, adesso ve lo dico. Stiamo scendendo nella Valle del Dra, che è tutta questa qua, e siamo praticamente arrivati in questo punto qua, quindi è l'ultima catena montuosa. Da qui, ragazzi, stupore, si vede una duna enorme, questo è completamente deserto. Quindi in questo momento noi siamo più o meno qua, abbiamo scollinato e stiamo andando in questa zona qua. Questa zona qua ci sono diversi accampamenti, tra cui il nostro camping. Quindi abbiamo questi 20 km da fare con una vista spettacolare. Ora, adesso voi tornate nel passato e io vado nel futuro. Non so se è chiaro la cosa. Cioè, meglio, io sono già nel futuro per voi. Voi siete nel passato, quindi io sono nel presente. Madonna che casino, ragazzi. Vabbè, insomma, spero che qualcuno di voi mi abbia capito. Ciao, buona continuazione.
cipolle. Pane e cipolle stasera, quindi. Praticamente sì. Devo dire che qua è turistica di brutto, cioè proprio a manetta tour, a manetta scuole di 4x4, a manetta tutto, qualsiasi cosa possibile e immaginabile per portare in mezzo deserto, dal cammello al 4x4, al fuoristrada, al quad, alla macchina, all'elicottero, qualsiasi cosa. Vabbè, l'ultimo paese si entra nel deserto, quindi è giusto che ne approfittino. Vabbè, comunque, tanti hotel, tanti campeggi, tanto di tutto. Touristics. Siamo stati 3 giorni in questo campeggio, del quale non abbiamo ripreso nulla. Siamo stati rapiti dal calore delle persone, dai colori del deserto, dai tramonti, da tutto ciò che è qualcosa a noi sconosciuto, compresa la chiamata alla preghiera, che è stata la più cantata di sempre e ha reso questo posto magico. Stiamo per entrare in un'antica casba che ha più di 400 anni, che è una casa dove vivono loro, che hanno fatto un po' da museo per raccontarti quello che è la loro storia, ma ci vivono proprio dentro e sarà una bella esperienza. Questa è un'antica casba che ha 400 anni ed è ancora conservata bene e ci vivono anche, penso. Affumicato dal fumo. Ma perché, scusami, il fumo qua dentro? Cioè, Perché si scaldavano o cucinavano negli angoli, il fumo saliva e poi usciva. Non gli dava fastidio perché era molto alto. Habla español? Inglés? English. English. Ok, English better. It's possible to record because we are YouTubers. No, no, you. Just the site. Yes, okay. No, your face. No, absolutely. For my face. Not your face, not your face. No. I know. We respect. Okay, it's like a fridge for the dates, for conserving the dates. No, not for the, water. For the fruit of the palms. Okay. You put in here. Okay. Conserve in here. Maybe 3 years, 2 years. Oh, Yes. so long time. Yes, to make it fresh and useful to eat it. This is the traditional kitchen. In the past, they don't have a special place to build in a kitchen. So this is the table. Okay. We put it on the floor. The place of making couscous, depending how many people they live in one house. Okay. Yes, you see the big one because in this house, 4 generations live in one house. Mm-hmm. Especially for 4 example, generations, yes, so lot of people, lot yes. of people. The oven of the couscous and tagine and the soup. I will tell you the story about why they building a well inside the house, because in the past the people go to the river to take the water. Yes. Mamma mia. And as you see, the river from this village is so far. Yes. So the family, especially this family, is a big family, now family, rich family, building this inside the house for all the people who live in this village. Ah, okay. To take the water. For all the people. Yes. But they sell this one or it No, was free? not just, it's free. It was good because the community was really close, no? Help Yes, all people yes, help the yes, other people yes, that's of the right, community. yes. In the past was the same also in Italy, also in France. Yes, But yes. now we change mentality. This one is for cold in the water in the summer. Ok. Sì, queste lo mantengono fresche. Queste le giare, no? Come si chiamano? Sì, giara in Fresh- Italia. Yes, to fresh the water in the summer. Still now we use it actually. Because my mother, she don't like the water of the fridge. Really? Yes.
and she in the summer put in here the water. E continue to use? Yes, and Fantastic. this is our original dresses. I will explain. Ok. So the white, it's when this is for this two. It's meaning this woman is married. Ok. Yes. So if they put this, they are married. Yes, the white. It means that there is a ceremony, or the husband is present. If the man is not here, for example, traveling, or she doesn't wear the white, she wear that, the black, especially this one. As you see, this wall has this lines is the river. This the palms, the tree Okay. palms, and this like a stars, but it's not a stars. It's for the fields. Ok. It's our fields. It's like a map of this region. Fantastic. Wow, Yes, so- very interesting. Yes. In some region in Morocco, they do it for argan oil, but in our region for making the flour. And the women, they put the wheat and the barley and crush it to Ok. make the flour, to make the bread, to make couscous, to make everything. They need it in the kitchen. These things, it's my mother do it. Ah, your mother made this one? Yes, it's a plate with the palm leaves. Mi fanno intracciare queste cose. Penso che te lo voglia far vedere. Wow. Praticamente c'è Una questo. parte la gira e infila Esatto, dentro. lo infilerà dentro, non so come, a quello sotto, come fosse un uncinetto, no? It's very, very old people. Wow. Yes, it's What's- arguments, contracts, proofs. In the past, they don't have a province here. Yes. So what they do, for example, if they want to buy a field, buy a house, buy a tree. Ah, they okay, want the it- contract for all. Also for the animal, for the... Yes, like that. Yes, Fantastic. it's very, very old. Wow. But this is legal, for example. So you have this one that you buy this house. It's a document, it's a legal document. No. So you need to translate. This is very, very old. Yes, it's has a. Actually, the house has 500 old. Yes. Ok, so And this these is. people, I read it all. Uh-huh. You can find, for example, people which has 200 years old, 130 years old. You read this? Yes, I read But it. the language is the same? No. Arabic language. Yes, but the Arabic It's language... very hard to read it. For It's this needing- reason. Yes, it's needing 1 hour to read it. Yes. Yes. Wow. So you Also, you know the origin. writer is very, very. You see. Maybe you cannot distinguish very well any letters. Yes, Okay. that's right. And the story, my father, they don't know about these people. So when the second floor is fixing, the workers, they found it in the walls. Oh, really? Yes, so the walls, it's falling down. It's You find this one. yes, they found in this. Fantastica, era nascosta in un muro. Forte. Yes, It's like a even- movie. Even my father, they don't know about them. Yes, You have an amazing So, discovery. just my grandfather, maybe the Maybe, grandfather. yes, maybe. Because this is your original house from Yes. long time. Yes. This is- Siamo appena usciti, è stata un'esperienza fantastica, ho la pelle d'oca. La ragazza che è la figlia ci ha spiegato praticamente un pochino la loro storia, ha più di 500 anni, ma la cosa particolare è che loro vivono ancora dentro. Ci hanno fatto vedere quello che fanno, ci hanno offerto il tè, ci hanno spiegato tutte le loro utensili che ancora oggi alcuni le usano, tipo la madre ha detto che preferisce bere l'acqua ancora nel giare mettendo il fango per tenerla fresca, è spettacolare. E poi oltretutto ci ha raccontato una storia dove in un'inondazione dove hanno perso il secondo piano perché si è rotto, nel rifarlo un po' i muratori hanno trovato un'antica cassetta con dei manoscritti che erano i passaggi di proprietà, le vendite di animali fra le persone originali di 200-300 anni fa, che lei ha letto tradotto con difficoltà perché ovviamente è un arabo antico, però è fantastico, proprio la loro storia, e qui sei immerso completamente nell'originalità dei loro posti. Non andare in giro che poi ti perdi. Dai qua vicino a me. Lì c'è un abbeveratoio per i cammelli. Sì, perché siamo all'inizio, quindi bevi qua e poi scordati.
C'è un caldo dell'ostia. Adesso entriamo un pochino a piedi perché diciamo che gli ho già fatte fare di fuoristrada, ma non mi fido andare con questo sulle dune. Povero Bruto. Ma brutto, dai, che poi si arrabbia anche lui. Adesso andiamo, facciamo un girettino, 2 foto e poi proseguiamo per l'altra duna. Solo per voi. Ah, ma è dura! Ma che cacchio, neanche fatica. Non riesco a fargli far fatica a st'uomo neanche nel deserto. Cioè, vediamo cosa c'è dall'altra parte. Una minchiata. Perché questa è piccola. Però fa caldo. Zitto, fammi godere questo momento di relax e silenzio. Vabbè, vado a pisciare dietro una palma. Ok, sfiatone ragazzi, perché salire sta roba comunque pesa. In quella direzione là c'è la grande duna di Erghe Cebbi, che è alta 300 metri. Abbiamo chiesto per arrivare lì, si può arrivare solo con un fuoristrada 4x4, neanche guidato da me, quindi evito. 6 ore di macchina, arrivi là, c'è una tenda beduina dove puoi mangiare e bere qualcosa. Il problema è che ci chiedono 250 euro a testa. E sinceramente è un po' troppo per le nostre tasche. Se trovo una foto ve la metto qua da qualche parte. Ci sarebbe piaciuto molto, là palme non ce ne sono, c'è solo questa enorme duna. Comunque noi adesso ci spostiamo a Merzouga, spero che si senta perché si è alzato il vento, che va benissimo, e vedo della polvere in fondo. Secondo me meglio andare in fretta, che sto già mangiando sabbia. Ragazzi, Mauri ha detto che mangia anche la sabbia. Ho fame e qualsiasi cosa è buona. Mangia la sabbia. Comunque ci hanno anche offerto il tè di là. Non c'erano i biscottini, ma c'erano le noccioline. Era buona la noccioline. Sì. Non mi ricordo un cazzo, quindi parla lei adesso. Ragazzi, oggi facciamo una cosa super emozionante. Oggi, aspetta, ripeti. Perché? Ops, sì, aspetta, niente falso allarme, non si era dato niente. Culo. Fai ridere, Faccio il serio incazzato. Come sei di solito quando ti rompi devi farti la barba, lo sai? Ne fatti i cazzi tuoi, lo sai. A forza di dare e rinnovarlo è diventato nuovo. Sempre Imre. No, sono di un paio di amici italo-hamburghesi. Lucia, ma che cazzo di idee? Guarda che l'idea è tua, Fai birra, vai, andiamo, Poi c'è un abbeveratoio per i cammelli. Sì, perché siamo all'inizio, quindi bevi qua e poi scordati. Detto questo, c'è un caldo della... Madonna, non lo posso dire. No. Okay. C'è un caldo della... Ostia. No. Della pazza. Qua stiamo facendo i fusilli calabresi, fatti in casa, fatti in campeggio, dai, in mezzo al deserto. E questa roba qua è tutto per noi, per Maurizio e la Marina. Allora, gli abbiamo fatto un po' di pasta fresca perché hanno bisogno un po' di pasta fresca, sti italiani, dai. E l'abbiamo preparato con un bel sughetto di carne di manzo macinata, stile bolognese, dai, con le belle carotine marocchine, con l'alloro, il peperoncino e unicamente pomodori freschi. E Maurizio, dai, fra un po', con ancora un quarto d'ora, 20 minuti mangiamo, dai, non è che devi aspettare una settimana, E se fai il bravo ti ho preparato anche il dolce. È la Sandra che te l'ha fatto. Boh, ci vediamo dopo, dai.